Tra le varie bellissime cose dell'epoca digitale c'è anche il fantastico effetto che c'è stato sulla nostra capacità attentiva. La nostra capacità attentiva ha subito dei danni drammatici, prevalentemente a causa della digitalizzazione, e in questo episodio andiamo ad esplorare questo fenomeno e andare a vedere effettivamente la rete intricata di danni che la nostra attenzione subisce. Spero riuscirai a seguirmi in questo episodio e l'attenzione non calerà. Mi raccomando, ti sfido. Iniziamo con questo nuovo episodio del podcast Comfort Zone. Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort Zone. Comfort Zone. Comfort Zone. Caro amico, bentornato, ben rivisto. Io sono sempre il dottor Emilio Gerboni, la guida per la tua evoluzione comoda, e capirai che in una puntata dedicata all'attenzione non te lo vado a ripetere per l'ennesima volta. Adesso capirai perché io ripeto sempre le stesse cose, come mi chiamo. Se chiaramente è la prima volta che uno mi guarda nell'episodio, a maggior ragione devo dire il mio nome, quindi... ma mi rendo conto che anche chi lo riascolta non gli fa male, proprio perché appunto noi parliamo di questa problematica gigantesca dell'attenzione e del declino che c'è stato nell'era digitale. Chiaramente i più giovani subiscono dei danni ancora maggiori rispetto agli adulti boomer, semi-boomer come me, ma non ne restano illesi perché è talmente capillare questa struttura della società, appunto, che si è andata a digitalizzare e quindi induce necessariamente le persone a organizzare la loro vita in un modo che la propria attenzione venga frammentata e venga ridotta. E quindi non si scappa da questo meccanismo e si deve correre però ai ripari, almeno per non peggiorare le cose. Ma diciamo che è veramente preoccupante perché gli effetti sono drammatici, cioè c'è stato un calo dal 2000 al 2024 dell'attenzione, del nostro span di attenzione, del 31%. Quindi praticamente cosa è successo? Che noi siamo passati dal mantenere l'attenzione per 12 secondi siamo scesi ad uno span di 8,25 secondi. Cioè adesso il pesce rosso ci batte, cioè quindi non si può più dire hai l'attenzione di un pesce rosso, perché la nostra attenzione è inferiore a quella del pesce rosso. Devi sapere che il termine brain rot, cioè marciume cerebrale, è stato eletto, quindi ha vinto questa espressione, parola dell'anno 2024 dall'Oxford University Press, e il suo utilizzo è aumentato del 230% nell'ultimo anno, soprattutto per quanto riguarda le generazioni alfa e zeta, quindi le generazioni proprio native digitali piene. E questa parola, questo marciume cerebrale, indica uno stato confusionale, uno stato di sovraccarico cognitivo, emotivo, difficoltà di concentrazione, di pensiero e sensazione di stanchezza o blocco creativo. Quindi ci sono tutte queste caratteristiche che rappresentano uno stato di marciume cerebrale in cui il cervello appunto non funziona molto bene. E
questo chiaramente da cosa è causato, indovina un po', dal marciume digitale che viene guardato, a cui anche il mio podcast evidentemente apparterrà. Purtroppo c'è questa contraddizione che diciamo che cercherò di non essere marciume e di portare delle informazioni utili, quindi di fare informazioni. Chiaramente ci sono delle eccezioni. E soprattutto c'è la sfida a mantenere l'attenzione in tutto questo episodio, quindi in realtà ti sto facendo brain training, no? Addestramento cerebrale, per cui la cosa va bene. Altri danni che derivano appunto dall'alterazione della nostra attenzione riguardano anche gli squilibri neurochimici, quindi le alterazioni chimiche cerebrali che sono prodotte da questa alterazione dell'attenzione, che vanno in un aumento del cortisolo, una sovrapproduzione di adrenalina, dipendenza da dopamina. Infatti c'è proprio una dipendenza dalla visione, no? di video che poi sono strutturati in un modo particolare per cui alimentano ancora di più la dipendenza, esaurimento del glucosio cerebrale, quindi che è il combustibile della concentrazione, quindi per questo appunto la concentrazione cala drasticamente perché non ha benzina. Tra le conseguenze cognitive abbiamo una riduzione temporanea del QI fino a 10 punti, quindi si diventa proprio più stupidi, una diminuzione della produttività del 40%, quindi si è più distratti, si è meno concentrati, appunto la concentrazione, quindi il focus, l'attenzione è fondamentale per essere produttivi, un aumento di errori, quindi si è più imprecisi, e una compromissione della memoria di lavoro, e quindi capite che insomma l'impatto anche solo da questo punto di vista è veramente tremendo. E adesso faccio un passo indietro, cioè un passo indietro è a quando io ho iniziato a lavorare, cioè effettivamente quando ho iniziato a lavorare mi rendevo conto che le persone erano più attente, mi ascoltavano di più, non dimenticavano le cose che ci eravamo detti nelle sessioni, e c'era una continuità nel nostro rapporto di quello che facevamo maggiore, e quindi c'era meno bisogno di ripetere cose e di essere meno ossessivi nel dire cose affinché almeno una volta vengano sentite. Quindi questo è veramente un cambio epocale, che fa sì che bisogna avere delle contromisure per gestire questo calo di attenzione, no? Che ora noi abbiamo visto delle statistiche che riguardano sicuramente un impatto più tecnico, cioè quindi squilibri biochimici, quindi è chiaro che anche emotivamente le emozioni vengono alterate e l'umore subisce delle problematiche, però diciamo che l'impatto è ancora peggiore, quindi non finisce qua l'impatto di questo fenomeno del calo di attenzione, cioè l'attenzione è necessaria per tantissime cose, quindi abbiamo visto per l'apprendimento, quindi c'è un calo di apprendimento, e anche per quanto riguarda la stessa crescita personale, no? La stessa propria evoluzione personale, perché non attecchiscono i lavori che vengono fatti nei diversi livelli su cui si può lavorare, quindi sul livello emotivo, sensoriale, sul livello appunto di comprensione, quindi anche della cognizione, quindi si lavora comunque su tutti i livelli contemporaneamente, e tutti questi livelli, diciamo, attecchisce meno l'impatto di ciò che viene detto, anche perché se magari qualcosa viene sentita particolarmente in un certo momento, dopodiché sfuma perché viene risucchiata da un bombardamento di informazioni che azzera l'apprendimento, no? Quindi c'è anche questo elemento qui, cioè magari qualcosa che in un certo momento è stata molto importante per te sfuma più facilmente, schiacciata da una pila
infinita di altre informazioni che la vanno a invalidare, anche perché spesso sono in contraddizione. Quindi qualsiasi momento che viene vissuto sbiadisce e si cancella molto più rapidamente, proprio perché la nostra attenzione viene frammentata, catturata da 3000 stimoli, e spesso ce li andiamo a cercare da soli. Quindi questo potrebbe essere anche una cosa che si fa attivamente, cioè ridurre la ricerca di stimoli diversi. E per quanto riguarda l'impatto sul lavoro su di sé, l'aspetto è che preoccupante, diciamo, di riduzione di efficacia risiede anche nel fatto che la persona è sottoposta a una pluralità di soluzioni, di interventi, e non riesce quindi a mantenere un focus sul tipo di lavoro che sta facendo, che potrebbe non essere il migliore della terra, potrebbero effettivamente essercene altri che sono migliori, ma sicuramente la cosa migliore è quella di fare bene una cosa. Quindi nel momento in cui io non mi sto dedicando a seguire effettivamente i passi che mi vengono proposti dalla persona, e invece vado a mescolare anche interventi che si basano su principi diversi, quindi la persona procede con una metodica autonoma, e oggi si è aggiunta anche l'intelligenza artificiale, per cui le persone vanno a confondersi ancora di più il cervello facendo delle domande che poi vanno a creare un caos, anche perché devono essere elaborate queste informazioni oltre a essere lette, e quindi sovraccarico, confusione, contraddizione di informazioni, cancellazione di informazioni, e quindi alla fine tutto viene cancellato, tutto viene spazzato via, e quindi per quanto riguarda la crescita personale questo è veramente un elemento da tenere conto. Infatti io utilizzo tutta una serie di accorgimenti che mi servono proprio a ridurre l'impatto di questo fenomeno. Ad esempio nella mia membership Quiet Circle, quindi che si trova all'interno della Quiet Mood Academy, dove ti puoi iscrivere con l'account gratuito, quindi puoi entrare a fare un giretto e ci sono dei contenuti gratuiti. Chiaramente la mia idea è anche quella di calibrare i contenuti in maniera tale da non creare un sovraccarico, ma da ottimizzare quello che una persona può fare, può dedicare, anche tenendo conto di tutti gli altri impegni, no? Invece spesso quello che si vede è che si tende a, per aumentare la proposta di valore, spesso, soprattutto nella formazione, si tende a caricare di contenuti su contenuti, che non è che non ci sono all'interno, sono tanti, ma possono essere utilizzati in maniera mirata e strategica. Comunque poi vedremo anche alcuni accorgimenti da avere in generale, insomma. Quindi comunque, e soprattutto diventa un supporto anche tutti i contenuti che sono all'interno della Quiet Mood Academy sono anche un supporto di continuità per chi svolge anche dei percorsi individuali. Proprio per questa cosa qui, perché se io ti dico una cosa, e anche se te la dico nella maniera più evocativa dell'universo, viene frantumata e dissolta da altri messaggi, anche perché ricordiamo questo, che abbiamo visto l'episodio dedicato a catturare l'attenzione, quindi che sono due episodi complementari, no? Perché da una parte abbiamo la necessità di catturare l'attenzione delle persone, ma questa attenzione è sempre più ridotta, è sempre più difficile da afferrare, e sempre più persone, non sempre con buoni propositi, si specializzano, hanno ingegnerizzato delle maniere di catturare l'attenzione, e solitamente i contenuti che sono pensati e studiati per catturare l'attenzione solitamente non sono proprio i più nutrienti, un po' come il cibo, no? Dove il cibo spazzatura
è quello che solitamente cattura, anche perché pure lì vengono inserite delle sostanze che solitamente servono a creare dipendenza e quindi a aumentare l'acquisto e il consumo di quel tipo di sostanze. Quindi il meccanismo è lo stesso, no? Quindi viene generata questa sorta di dipendenza nei confronti di prodotti, comunque contenuti che sono diciamo poco nutrienti e quindi che vanno a rubare l'attenzione a qualcosa che sarebbe più costruttivo. Quindi in questo scenario diciamo che molte capacità rischiano di essere in maniera permanente compromesse, come il pensiero critico, l'analisi profonda, la risoluzione di problemi complessi, e come vedi sono tutti elementi collegati, perché per pensare criticamente io ho bisogno di un'analisi profonda, così come per risolvere dei problemi complessi c'è bisogno di stare sul pezzo, avere la lucidità e l'attenzione dedicata a elaborare tutti i contenuti che richiedono del tempo. Così come lo stesso vale per le relazioni, perché anche le relazioni umane vengono compromesse. Intanto le persone non si ascoltano di meno. Abbiamo fatto anche un episodio sull'ascolto, e sicuramente l'ascolto richiede attenzione, richiede presenza, richiede di sentire a più livelli, di afferrare proprio fisicamente, in maniera corporea, quello che ci sta dicendo e ci sta trasmettendo l'altra persona. Se noi non ci siamo con la testa, è chiaro che siamo da un'altra parte, perché poi appunto c'è una dissociazione di stato, cioè noi non siamo spesso presenti, siamo in un luogo fisico ma con la mente siamo da un'altra parte, e spesso, anzi adesso si comunica proprio facendo vedere i video che stai guardando anche tu. Lo faccio anch'io, nel senso che non è che sono immune a questa cosa, anzi si cerca poi di fare quello che si può con gli strumenti e le situazioni che ci sono, no? Anche perché ti faccio vedere un video studiato per catturare l'attenzione, così un attimo mi caghi e ti riesco ad afferrare l'attenzione, solo che poi devo agganciarla per iniziare a parlare di qualcos'altro, no? Quindi sono queste un po' le problematiche. Le relazioni quindi risultano più superficiali, anche perché appunto non dedichiamo mai abbastanza attenzione a una cosa, passiamo da una cosa di palo in frasca, e le relazioni richiedono dedizione, richiedono vicinanza, richiedono presenza, oltre che, come abbiamo detto, ascolto, per cui si rimane sempre a un livello molto molto basso, e se ci sono delle difficoltà, a proposito di problematiche, non ci sono gli strumenti, non c'è il tempo, non c'è le risorse, non c'è il QI per gestire le difficoltà che si incontrano. Quindi o fila tutto liscio oppure buonanotte. E quindi questo è un altro livello molto importante che viene compromesso dalla capacità ridotta di attenzione e dalla frammentazione della stessa. Detto questo, la cosa che vorrei sottolineare, che è molto molto importante, è che non esiste miglioramento, crescita, evoluzione senza che ci sia una focalizzazione senza dispersione continuativa. Quindi che significa questo? Che se noi andiamo a perdere questi elementi, focus, concentrato e continuativo, tutto ciò che facciamo e soprattutto tutte le aree dove vogliamo migliorare non ottengono quel beneficio sia in termini di tempo, quindi è più lento. Se proprio ci deve essere un miglioramento è più lento, no? Quindi magari, oppure facciamo dei progressi ma li perdiamo perché nel frattempo abbiamo dilatato lo spazio, e quindi come dire, il colore si è sbiadito, no? E come diventano proprio come una nuvola di fumo che poi si dissolve nell'aria, quindi non prende corpo, non diventa denso, non diventa consolidato, no? Quindi, come si dice, consolidare gli apprendimenti. E siccome l'evoluzione è basata su nuovi apprendimenti, su
l'acquisizione di qualcosa che viene interiorizzato, non c'è il tempo, non c'è il modo di far attecchire e quindi di generare questa interiorizzazione e farla arrivare al consolidamento, no? Quindi la cosa importante in realtà sarebbe, allora, a questo punto non ci dedichiamo manco tempo se non possiamo avere questo focus concentrato, disciplinato, diremmo, e questa intenzionalità continuativa da dedicare in maniera organizzata, no? Quindi anche in questo c'è l'episodio sull'organizzazione, che è un altro l'elemento che spesso viene appunto contrastato da questa, e che rende più difficile proprio per questo calo di capacità attentiva in un contesto che ci assorbe in modo frammentario e generando appunto distrazioni facili, diciamo così, no? Quindi è facile che la nostra attenzione venga distratta e quindi è richiesta una capacità, un'abilità maggiore, che non deve essere basata sulla forza di volontà, chiaramente. Quindi anche abbiamo fatto pure l'episodio sulla forza di volontà. In realtà noi dobbiamo creare un contesto antagonista a questi elementi distrattivi e elevare la priorità veramente di quello che vogliamo, di cosa è per noi importante nella vita. Quindi in questo senso, se vogliamo veramente crescere o veramente risolvere qualche problematica, realizzare qualche progetto che ci teniamo, o ci teniamo molto alle relazioni, delle relazioni importanti, e soprattutto non vogliamo che si sfaldino, o vogliamo andare più in profondità, è chiaro che in questo senso dobbiamo mettere un laser su queste situazioni e fare in modo che veniamo distratti il meno possibile nel nostro lavoro. Quindi ad esempio, se segui qualcuno, quindi se stai seguendo il mio podcast, segui me e non andare a cercare altre 3000 fonti che ti dicono cose diverse, contrastanti, a meno che non lo stai facendo in maniera proprio blanda, giusto per sentire, e quindi stai in fase di arricchimento e stai capendo se devo sentire questo o devo sentire quello. Però a un certo punto uno deve arrivare a una posizione e deve dire: io sento a te, e almeno per un lasso di tempo che sia sufficiente a portarti a dei risultati. Questa sarebbe la via, no? Quindi se uno dice, perché appunto il problema qual è? Che lo dicevamo prima, un po' c'è la FOMO, no? Quindi la fear of missing out, no? La paura di perdere qualche opportunità, che è un'altra trappola che cattura ad andare a sentire questo o quello, e in tanti ambiti crea problematiche, perché appunto si viene attratti da il luccichio di nuove cose che escono fuori, e questo vale anche negli acquisti, e faremo anche una puntata sugli acquisti, sulle problematiche legate agli acquisti. Quindi la cosa fondamentale è, come sempre, la chiarezza. Quindi nel momento in cui noi facciamo chiarezza e andiamo a creare una direzione che per noi è evidente e un polo attrattore importante, ecco che riusciamo a canalizzare la nostra attenzione e a non distoglierci, e quindi ad essere un laser continuativo. Quindi cercare di fare questa è la sfida di questa nostra epoca, e sicuramente io cerco nel mio piccolo di aiutare in questa direzione, invece di creare altro caos, e soprattutto di non passarti il bordello del mio cervello, che invece appunto ci devo fare i conti solo io. A te cercherò di dare solo ordine mentale. Quindi un grande abbraccio dal dottor Emilio Gerboni. Come vedi, te lo ripeto anche in finale di puntata il mio nome, e come sempre ti invito ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, così ti arrivano le notifiche e non ti devi ricordare di guardare l'episodio. Per mantenere l'attenzione, registrati su anche gli altri canali, Spotify se stai ascoltando su Spotify, se stai ascoltando su Apple Podcast o su qualsiasi altra piattaforma di podcast, e commenta, scrivimi se hai qualcosa da dire. Se vuoi, appunto, iscriviti alla Quiet Mood Academy nell'account gratuito, dove ci sono anche i contenuti extra
proprio di questo podcast che, guarda un po', anche questi servono per fare in modo che la tua attenzione e la tua capacità di trattenere le informazioni aumenti e sia schematizzata e soprattutto disponibile anche per essere recuperata in un secondo momento per la revisione. Bene, un abbraccio e ci vediamo al prossimo episodio di Comfort Zone. Ciao! Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.